La storia di oggi potrebbe venire da qualsiasi parte del mondo, perché il problema che racconta non ha confini. L'uomo che non accetta un no, l'uomo che si impone su una donna perché la considera una sua proprietà e chi è di sua proprietà non ha il diritto di ribellarsi, fino a conseguenze irreversibili. Nel caso che esaminiamo oggi, i risvolti sono, se è possibile, ancora più disastrosi e del tutto inaspettati. Ciao a tutti e benvenuti su Mile of Crime. Questa è la storia di Berfin Euzek. Berfin Euzek nasce nel 2000 a Iskenderun, in Turchia. È la terzogenita della famiglia composta da papà Yajar, che è un lavoratore a giornata, mamma Zeynep, dipendente presso una pasticceria, e due fratelli maggiori. Prima di continuare è fondamentale capire il contesto. Iskenderun è una città portuale affacciata sull'omonimo golfo, nel sud della Turchia vicino al confine siriano. È un polo industriale e commerciale importante. Ha uno dei porti più grandi della costa mediterranea turca, collegato direttamente alla ferrovia e alla rete stradale nazionale, e ospita Isdemir, una delle più grandi acciaierie integrate del paese. L'economia è dunque trainata da porto, logistica, siderurgia e commercio, e questo la rende una città operaia con una popolazione che vive principalmente di lavoro industriale e portuale. Non è una zona ricca, ma ha una base economica più solida rispetto ad altre aree della provincia di Hatay. Oltre all'industria c'è anche una vita urbana abbastanza attiva: negozi, caffè, ristoranti di pesce sul lungomare e qualche spiaggia balneabile nelle vicinanze. Nel 2019 contava circa 224.000 abitanti. La zona è storicamente nota per la sua pluralità religiosa ed etnica, una convivenza che ha reso quest'area un punto di incontro tra culture diverse, cosa non scontata nel sud-est della Turchia. Una città con una sua identità religiosa particolare, quindi. Sul piano sociale, però, la storia è un'altra. Il ruolo della donna, anche qui, è quello che vediamo in tante città turche. C'è, lavora, è parte della vita pubblica, ma in una società dove il peso della tradizione si fa sentire e la violenza di genere è una realtà tutt'altro che marginale. Tornando a Berfin, i genitori quando nasce sono entusiasti. Dopo due figli maschi viene raccolta davvero con tanta gioia. È la piccolina di casa ed è da subito descritta dalla mamma come il fiore e la luce che illumina la casa. L'ambiente è costantemente allegro. In questa famiglia si respira davvero la serenità. Anche il rapporto con i fratelli viene definito come un legame di fusione. Addirittura già da piccola, se i ragazzi lo desiderano, si alza anche di notte per preparargli qualcosa da mangiare. Adora prendersi cura di loro e le piace dilettarsi con la cucina. Con il papà Yajar il legame è ancora più speciale. Berfin si sente la sua preferita. I momenti più divertenti sono quelli che trascorrono insieme al mare. Gli salta in braccio, gli sale sulla schiena e lui la lancia in acqua per gioco. Lei ha un po' di paura, ma si sente completamente al sicuro. Di suo padre si fida ciecamente. Ed è così convinta che il papà voglia più bene alle femmine che ai maschi da dire scherzando alla mamma di voler solo figlie femmine da grande. Così non ci sarebbero stati maschi a essere gelosi delle sorelline preferite dal nonno. Con mamma Zeynep il rapporto è altrettanto profondo. Tra loro c'è una grande complicità, un modo di comunicare fatto di parole dolci e di un'intesa speciale. È il suo punto di riferimento costante e da lei si sente amata immensamente. Tra l'infanzia e l'adolescenza, la passione di Berfin per la cucina diventa sempre più evidente. Cresce guardando le zie e la mamma ai fornelli e non riesce mai a stare a guardare, vuole sempre partecipare, sbucciare, tagliare, fare qualcosa. Già da piccola chiede alla mamma se un giorno potrà studiare nel settore e la mamma la incoraggia senza esitazione. Pensate, la mamma Zeynep cucina per tutta la famiglia, ma c'è un piatto che appartiene solo a Berfin, l'insalata. Stessi ingredienti, stessa ricetta, eppure quando la prepara lei ha tutto un altro sapore. I fratelli lo sanno benissimo e quando a tavola manca quel tocco,
lo fanno notare subito. Oggi l'insalata non l'ha fatta Berfin, si sente. Un piccolo aneddoto di famiglia. Mi faceva piacere raccontarvi questo perché dice tanto di Berfin. Negli anni successivi la sua vita scorre tranquilla. È una ragazza solare, le sue giornate hanno il ritmo di quelle di tanti altri ragazzi della sua età. Anche sul fronte scolastico non ci sono problemi. È brava, costante e ha una particolare propensione per l'informatica, al punto che famiglia e insegnanti sono ormai convinti che sarà il suo futuro e per un po' ci pensa davvero all'idea di farne un lavoro. Ma al termine delle scuole medie, quando arriva il momento di scegliere l'indirizzo per le superiori, iniziano a venirle mille dubbi. Sarà un suo professore ad aiutarla, Tolga Ojam, e con lui è diretta, come sa essere. Non vuole stare davanti a uno schermo tutto il giorno. Vuole cucinare, preparare tanti bei piatti e vuole farlo con la padronanza che solo una scuola professionale potrà darle. Spiega che per lei la cucina è un momento di pura fantasia ed è terapeutico, rilassante. Il professore, ovviamente, notando la passione con cui Berfin si esprime, non può far altro che consigliarle di iscriversi al liceo turistico e alberghiero. Berfin ne è entusiasta e quando ne parla con i genitori scopre di avere tutto il loro appoggio. In fondo lo sapevano già. E così, terminate le scuole medie, continua il suo percorso scolastico come ha deciso. È felice e spensierata, una bellissima quattordicenne piena di vita e carica di entusiasmo. Lei è una vera e propria forza della natura. Oltre allo studio ama fare picnic con i fratelli, stare all'aria aperta, ridere e scherzare con loro di continuo. A casa aiuta la mamma e ovviamente pensa lei alla cucina. La scuola procede, non perde un colpo. Tutto nella vita di Berfin trascorre perfettamente. Ha una famiglia amorevole, una realtà agiata al punto giusto, tutto quello che serve per continuare un'esistenza serena. La ragazza dunque, come da programma, si iscrive al liceo turistico e inizia un'altra fase della sua vita. Ha ora 14 anni, è felice, il mondo è suo. Proprio in questo periodo, tramite l'utilizzo dei social, conosce un ragazzo. Lui è uno studente della stessa scuola. Il suo nome è Kasim Ozan Celtic, ha 16 anni. Nasce subito una grande amicizia, solo virtuale, almeno per ora. Certo, lui è molto carino, Berfin guarda le sue foto e ne è estremamente affascinata. È anche molto simpatico e sembra già sapere come farla ridere. Pare conoscerla già bene, dopo poche sessioni di chat. Ma lei per diverso tempo non ci vuole pensare, vuole impegnarsi con gli studi, non vuole distrazioni. La situazione resta invariata per un anno circa, anche se la ragazza è sempre più coinvolta. Durante il secondo anno di liceo, Kasim inizia ad approcciarla di persona. Sempre più spesso i due si incrociano nei corridoi della scuola o all'esterno e piano piano il legame virtuale diventa reale. Berfin non riesce più a ignorarlo, è innamorata. Kasim è riuscito a fare breccia nel cuore della quindicenne e da qui inizia una relazione sentimentale destinata a durare almeno 4 anni. Ma questo rapporto non è rose e fiori, tutt'altro. Berfin, che in famiglia ha sempre conosciuto solo amore, rimane incastrata in un rapporto che diventa progressivamente sempre più malato. Durante quelle piccole discussioni che accompagnano le dinamiche degli amori adolescenziali, Kasim reagisce, superando ogni limite. Questa storia va avanti per anni, anni in cui Berfin non fa altro che nascondere i segni di quello che lui le fa. Con la scusa di non aver fame, salta spesso la cena in famiglia. Altre volte deve studiare e così passa sempre più tempo in totale isolamento. I suoi cari notano subito questo cambiamento, ma credono sia dovuto al difficile periodo adolescenziale e, nonostante la preoccupazione, cercano di non assillarla. E intanto lei continua a subire queste umiliazioni, da cui non riesce a districarsi. Un giorno si presenta all'appuntamento con Kasim vestita di tutto punto. Indossa una salopette che le dona molto, ma lui non è dello stesso avviso, o meglio, forse per i suoi gusti quella salopette segna troppo? Forse ha notato che qualcuno oltre a lui ha osato guardare Berfin. Cosa possa scattare nella mente di questi individui non lo possiamo sapere, ma sappiamo che
In un attimo accende la miccia, come sempre. L'accusa assurda è che quel modo di vestire non sia opportuno. E quando lei lo contesta o semplicemente gli chiede il perché, lui la colpisce, ancora una volta. Un altro livido sul volto da nascondere. Berfin è disperata, non sa cosa fare. So che queste dinamiche le conosciamo, ma visto che queste storie continuano a ripetersi, vale la pena vedere cosa succede esattamente. Perché manca ancora il tassello più importante, la coercizione. La coercizione è uno degli strumenti più subdoli di chi esercita questo tipo di controllo. Non si tratta solo di forza fisica, è un meccanismo psicologico che agisce nel tempo lentamente. La vittima viene isolata, controllata, destabilizzata, finché non riesce più a distinguere cosa sia normale e cosa non lo sia. Si sente in colpa, si sente responsabile, si vergogna. E più passa il tempo, più diventa difficile uscirne, perché nel frattempo quel legame è diventato l'unico mondo che conosce. Ecco perché Berfin è letteralmente incastrata. Lui le impedisce di vedere le sue amiche, controlla il telefono. Vuole sapere sempre dove si trova, con chi, perché. Si arrabbia per come si veste, l'abbiamo già visto, e lei piano piano impara a evitarlo. Smette di uscire, smette di rispondere alle amiche, smette di essere quella ragazza solare e piena di vita che è sempre stata. Perché è più semplice cedere che affrontare le conseguenze. In tutto questo c'è un elemento aggiuntivo. Kasim tradisce costantemente Berfin e questo, invece di darle la forza di andarsene, la distrugge dall'interno. Lei si sente insicura, inadatta. Si convince che il problema sia lei, che non sia abbastanza. E più lui tradisce, più lei si aggrappa. Perché in quel momento l'unica cosa che vuole è dimostrare di valere. Del resto, Berfin è sempre stata cocciuta, non si arrende facilmente. Solo che questa volta quella testardaggine la tiene incastrata nel posto sbagliato. E poi non dimentichiamoci quel momento, quando lui si pente, quando torna dolce, amorevole, quello di cui si era innamorata. Quel momento che azzera tutto il resto, che le dà la certezza che si possa ripartire, perdonare, perché è evidente, lui la ama davvero. Sono altalene di emozioni che ubriacano chi le subisce. Esce dalla razionalità e il confine tra quello che è giusto e quello che non lo è diventa sempre più sfumato. Gli anni passano, siamo nel 2019, Berfin ha ora 19 anni e sta frequentando l'ultimo anno di liceo. È previsto uno stage obbligatorio e lei non vede l'ora. In tutto questo tempo non ha mai perso l'entusiasmo per la scuola e le lezioni per raggiungere il suo grande obiettivo. Quello stage è una delle sue grandi vittorie. Lo chef, dopo averla conosciuta e osservata attentamente, finisce per assegnarle la gestione della cucina per un'intera giornata. Un'esperienza unica per il suo curriculum. È un momento che vale molto di più di un voto, perché in quella cucina Berfin è libera, è brava, è riconosciuta. È esattamente quella ragazza solare piena di vita che è sempre stata, quella che fuori da lì, nella sua vita privata, sta faticando a ritrovare. E forse è proprio questo il momento in cui raggiunge un attimo di lucidità, dove in lei tutta la condizione che sta vivendo con Kasim diventa fin troppo chiara. Non vuole più mentire per lui, non vuole più giustificare ogni suo innocente spostamento e soprattutto non vuole più essere punita da lui né da nessun altro. Ormai la decisione è presa, lascerà quell'amore impossibile, ma prende l'incauta decisione di volerlo fare a quattro occhi. Non vuole delegare nessuno, né tantomeno liquidare 4 anni di vita con un messaggio o una telefonata. Andrebbe contro ogni suo principio di correttezza. Nonostante tutto quel tempo a medicarsi le ferite e a far sparire i lividi, lei sottovaluta ancora la pericolosità di quel ragazzo. Crede ancora di conoscerlo, di sapere che non succederà nulla di male, di poter riprendere il controllo della sua vita. Non sta a lui privarla di questo. E tutto questo è un grave errore. Non doveva andare da sola e non doveva credere ancora in lui. Ma il fatto stesso che lo faccia ci dice qualcosa di importante. Berfin non ha ancora capito davvero in che situazione si trovi. E infatti, quando arriva il giorno in cui Berfin decide di affrontare Kasim per lasciarlo, è un disastro completo.
Inizialmente il ragazzo si dispera, escono anche due lacrimucce. Tenta la carta della tenerezza, ma quando si rende conto che non funziona, succede quello che ci aspettiamo, la picchia, e lo fa con davvero tanta forza. Lo fa finché lei non cede, finché non gli chiede scusa, finché non lo convince di aver sbagliato, che non lo vuole davvero lasciare. Berfin è sconfitta, distrutta da quel pestaggio, non ha risolto niente e in quel momento, forse per la prima volta davvero, sente che non si libererà mai di lui. Ma questa volta non basterà assentarsi per l'ora di cena né fingere di studiare. Questa volta il suo volto porta dei segni che nessun fondotinta potrà mascherare. Qualche giorno dopo, Berfin e Zeynep, sua mamma, si preparano per andare al mercato a fare la spesa. È proprio in questo frangente che la donna nota i lividi sul volto della figlia. Ma credete che Berfin ammetta qualcosa? Che chieda aiuto? No, assolutamente no. Spiega quei segni con una caduta. Io credo che Berfin neghi per più di un motivo, la vergogna prima di tutto. Ammettere significherebbe esporre qualcosa di intimo e doloroso, qualcosa che sente anche come una sconfitta personale. Poi la paura, non sa come reagirà Kasim se scoprisse che ha parlato. E lei a quel punto lo conosce abbastanza da immaginare le conseguenze. C'è anche la voglia di proteggere la sua famiglia. Non vuole essere un peso, non vuole rovinare quella serenità che ha sempre respirato in casa. E infine, quella parte di lei che ancora spera, che crede che possa cambiare, perché ammettere ad alta voce quello che sta succedendo renderebbe tutto troppo reale, troppo definitivo. Nei mesi successivi le cose tra loro peggiorano. Il ragazzo probabilmente sente che gli sta sfuggendo, sente di aver perso il controllo su di lei e, da bravo predatore, imbocca la strada del terrorismo psicologico. Berfin è continuamente sotto scacco, terrorizzata e minacciata. Gli episodi di pestaggio aumentano progressivamente in un arco temporale brevissimo e tutte le volte che lei cerca di chiudere quella storia scopre che la raffica di botte successiva è ancora peggiore. A questo punto Berfin confessa tutto ai suoi genitori, del resto quei segni ormai non riesce più a nasconderli e le scuse che inventa non convincono più nessuno. Il papà Yajar vuole il numero di telefono di Kasim, lo chiama e gli dice una cosa sola: stai lontano da mia figlia. Dall'altra parte silenzio, poi un timido va bene. L'autorità che Yajar sembra aver esercitato su di lui però è una mera illusione. È proprio questo il momento in cui Kasim inizia a macchinare e poi a mettere in atto vere e proprie minacce, non solo verso Berfin, le rivolge anche a Zeynep. È il 12 gennaio quando la donna riceve una telefonata sul posto di lavoro. Dall'altra parte la voce di Kasim e dice che il peggio deve ancora venire per lei e per sua figlia. Fino a quel momento Zeynep aveva seguito la vicenda con la preoccupazione di una madre. Adesso si rende conto di essere in pericolo anche lei. Quella sera, per far ritorno a casa, chiede a suo marito di andare a prenderla. Non è chiaro dalle fonti se gli abbia spiegato il motivo o se, per evitare ulteriori incidenti, abbia sorvolato sulla telefonata intimidatoria. Quello che è certo è che Kasim non viene denunciato. Forse credono di poter gestire la cosa in famiglia, per non rovinare la vita di un ragazzo così giovane, o forse per poca fiducia nella giustizia, perché se una denuncia del genere fosse caduta nel vuoto, non avrebbe fatto altro che peggiorare la situazione. È chiaro che abbiano sottovalutato la pericolosità di Kasim. In questo periodo Berfin sta frequentando una scuola privata di preparazione ai test universitari. È estremamente concentrata sulla sua carriera scolastica, ma allo stesso tempo sta cercando, nonostante tutto, di riprendere in mano la sua vita sociale. Ma Kasim non la lascia in pace, la sommerge di telefonate, di messaggi per pregarla di accettare un appuntamento con lui. Vuole chiederle perdono, vuole ricominciare con lei nel modo giusto. Lei declina l'invito tutte le volte. E la reazione del ragazzo è ogni volta una sorpresa. Qualche volta si mostra rassegnato, ma altre volte prende ad insultarla, ad accusarla che molto probabilmente aveva già un altro mentre stava con lui. Quando Berfin si concede un'uscita tra amiche, ha sempre la sensazione di essere osservata. Forse è solo la paura a procurargliela.
ma sempre più spesso le pare di scorgerlo in lontananza. Inoltre il telefono di casa squilla ripetutamente. Qualche volta dall'altra parte qualcuno ascolta prima di riagganciare, altre volte sono solo squilli a vuoto. È il 15 gennaio. Berfin è andata alle lezioni preparatorie ai testi universitari. Quando nel pomeriggio giungono al termine, prende le sue cose e si avvia verso casa, percorrendo la strada insieme alla sua amica Nurjan, che abita nel suo stesso quartiere. Sono 10 minuti di camminata, ma lungo il percorso è proprio Nurjan ad avere l'impressione che qualcuno le stia pedinando. Berfin non dà peso a quella questione, non se ne preoccupa e continua a camminare. Forse è stanca di dover pensare sempre al peggio. Quando arrivano nel loro quartiere, Baluttepe, le due ragazze si salutano e si separano per dirigersi verso le rispettive abitazioni. Berfin continua a camminare fino al 390 Sokak. Quando arriva in quel punto, sale sul marciapiede e passa a fianco di una macchina parcheggiata. Proprio in quel punto arriva un ragazzo con il cappuccio della felpa sulla testa. Inizialmente sembra procedere sulla strada, ma all'improvviso cambia direzione. Berfin se lo trova proprio davanti e lo riconosce, è Kasim. Non ha neppure il tempo di capire cosa ci faccia lì, che qualcosa la colpisce in pieno volto. È un liquido che brucia istantaneamente. Le sembra di avere la faccia in fiamme da quanto brucia. Berfin è stata colpita con dell'acido solforico in pieno volto, con 1,5 litri di acido solforico. Nonostante tutto riesce a vedere per un attimo Kasim che fugge, torna indietro, raccoglie qualcosa da terra e poi continua la fuga. Poi si porta le braccia verso il volto, in preda al dolore, urlando con tutte le sue forze per chiedere aiuto, e corre verso il Bakkal, un negozio di alimentari che si trova nelle vicinanze. Accorre anche la zia di Berfin, attirata dalle urla, ed è lei a gestire i primissimi interventi. Le viene immediatamente versata dell'acqua sul volto per cercare di contrastare gli effetti dell'acido. Pensate, i suoi occhiali da vista sono fusi con la sua pelle, così come il giubbotto che indossa. Non posso immaginare cosa voglia dire trovarsi davanti tua nipote in quelle condizioni. È lei a telefonare alla mamma di Berfin per dirle che sua figlia ha avuto un incidente, non specifica altro. Stanno andando all'ospedale. In tutto questo trambusto Berfin continua a urlare e tra quelle urla c'è anche il nome di chi l'ha aggredita. Nonostante tutto, nonostante il dolore, nonostante il caos, ha la forza e la volontà di denunciare fin da subito l'autore di quell'atto. Non ha dubbi. Lo ha guardato negli occhi un attimo prima dell'attacco e poi ha riconosciuto i suoi indumenti, sciarpa, pantaloni e scarpe. Li aveva visti tante volte. La zia di Berfin in un primo momento è decisa a caricarla sulla propria auto per accelerare i tempi, ma l'ambulanza arriva rapidamente. La carica e corre all'ospedale statale di Iskenderun, dove Berfin riceve i primi soccorsi. Durante il percorso soffre dolori lancinanti. L'aria che entra dai finestrini, aperti nel tentativo di darle sollievo, non fa che peggiorare il bruciore. Yajar e Zeynep arrivano poco dopo. Un gruppo di medici è indaffarato intorno a lei, probabilmente non riescono a capire cosa sia successo, o forse nel frattempo qualcuno, la zia, li ha già aggiornati sulla situazione. In ogni caso, quello che provano questi genitori non può essere descritto in nessun modo. Berfin ha un colorito violaceo e un liquido fuoriesce dai suoi occhi. Dopo le prime manovre urgenti, l'equipe decide di trasferirla all'ospedale cittadino di Adana, dove è presente il reparto grandi ustionati. E prima che accada, Zeynep ruba un momento per correre ad abbracciare sua figlia. E cioè, lei, subito dopo, nota che quel breve contatto ha bruciato leggermente i suoi indumenti. A questo punto, durante le mie ricerche, mi sono fermata. Ma come? Berfin non è stata spogliata immediatamente. Così ho fatto un approfondimento sul primo soccorso. Magari mi sbagliavo. Forse gli indumenti è meglio non toglierli? Approfondendo, il primissimo intervento consiste nel risciacquo abbondante con acqua a temperatura ambiente e durante questo passaggio bisogna necessariamente togliere gli indumenti e gli oggetti contaminati dall'acido. Lei indossava ancora i suoi vestiti.
È anche vero che, come detto, il giubbotto e gli occhiali si erano fusi sul corpo. Forse rimuoverli avrebbe costituito un danno peggiore. Ma mio Dio, lei aveva ancora addosso quegli indumenti che dovevano bruciare terribilmente e che sicuramente stavano continuando a provocare danni irreversibili sul suo corpo. Berfin, come vi dicevo, viene trasferita all'ospedale di Adana, dove rimarrà i successivi 4 mesi. I danni di questo attacco hanno provocato un'ustione di terzo grado sul volto e sul collo, lesioni così profonde da sciogliere i tessuti della pelle. Le sue palpebre si sono completamente sciolte. Le cicatrici sono tali da rendere impossibile la mimica facciale per tantissimo tempo. Ha perso completamente la vista dall'occhio destro e la vista del sinistro le permette di vedere solo ombre confuse. A causa della corrosione dei tessuti, le narici si sono chiuse e questo ha causato la mancanza di ossigeno al cervello per un tempo prolungato subito dopo l'attacco. La fusione parziale della bocca le rende impossibile nutrirsi in modo efficace e le lesioni compromettono inizialmente la sua capacità di parlare chiaramente. Le sue parole sono confuse, difficili da comprendere. Un quadro clinico disperato che getta nello sconforto la famiglia, del tutto comprensibile. E comprensibile allo stesso modo è la rabbia che continua a crescere nei confronti di Qasim. In quella stessa giornata la polizia si attiva dopo aver raccolto le varie testimonianze, ma soprattutto aver ascoltato le stesse parole che Berfin continua a pronunciare. Qasim Ozan Celtic, è lui ad averla ridotta in quello stato. Gli agenti si presentano a casa di Qasim, lo portano in centrale con l'accusa di lesioni intenzionali e lo trattengono in custodia cautelare. Ovviamente lui nega tutto. Contemporaneamente viene esaminata la scena, dove viene trovata la bottiglia vuota con tracce di acido solforico e un guanto con le dita sciolte dallo stesso. Durante la perquisizione che segue, dopo aver ottenuto un mandato, nell'abitazione di Qasim viene trovata una bottiglia da mezzo litro di liquido di colore rosso e una bottiglia da 1,5 litri con un residuo di liquido di colore giallo, che vengono successivamente riconosciuti come cherosene e alcol etilico. Si ipotizza fin da subito che queste sostanze fossero state mescolate all'acido solforico proprio per aumentarne l'efficacia lesiva o la letalità. Viene anche trovata e esaminata una chiavetta USB, all'interno della quale c'è un messaggio di Qasim alla famiglia. Farò qualcosa a Berfin, mi dispiace avervi rattristato, ma le farò qualcosa. Lui però continua a sostenere la sua estraneità ai fatti. Il processo inizia formalmente nel maggio 2019, dopo la conclusione delle indagini preliminari e la presentazione dell'atto di accusa da parte della procura di Skenderun. Tra l'altro la famiglia di Berfin riceve un prezioso supporto economico e procedurale dalla piattaforma delle donne di Skenderun, un'associazione che da anni si occupa di supportare le donne che hanno bisogno di protezione e giustizia. Qasim è stato inizialmente arrestato con l'accusa di lesioni intenzionali, ma nel corso delle indagini la procura decide di alzare il tiro, chiede che venga processato per tentato omicidio intenzionale e chiede l'ergastolo aggravato. 2 le motivazioni: la quantità di acido utilizzata e la premeditazione. Non è stato un gesto di impulso, è stato pianificato. La seconda udienza si tiene il 3 settembre 2019 presso la prima corte d'assise di Skenderun. Qasim nega tutto, ancora una volta. Il 6 settembre i giudici si recano direttamente all'ospedale di Bodrum, dove Berfin è stata trasferita, e fra poco vi spiego. Lo fanno per accogliere la sua deposizione. Le sue condizioni di salute non le permettono né di viaggiare né di collegarsi in videoconferenza. Berfin depone con assoluta fermezza, conferma che l'aggressore è il suo ex ragazzo. Lo ha guardato dritto negli occhi durante l'agguato e ha riconosciuto con certezza il suo abbigliamento. Ricostruisce la dinamica di quel 15 gennaio, mentre tornava a casa dal corso di preparazione. Lui le sbarra improvvisamente la strada, tenta di strapparle il telefono e poi le versa il contenuto della bottiglia in pieno volto. Aggiunge un dettaglio importante: dopo aver gettato l'acido e aver iniziato a fuggire, Qasim è tornato indietro per raccogliere qualcosa caduto a terra. Crede sia la bottiglia stessa, ma sappiamo che quella è stata recuperata dalla polizia.
Dunque probabilmente aveva raccolto l'altro guanto. Lei spiega che è stato un gesto lucido, nonostante la concitazione del momento. Non era in preda al panico, sapeva quello che stava facendo e sulla volontà di ucciderla non ha dubbi. La quantità di acido, la scelta di una strada isolata, quello non era un avvertimento, era un tentativo di omicidio. Nella deposizione cita anche i segnali che c'erano stati prima dell'attacco, la telefonata di minaccia alla mamma una settimana prima, e aggiunge anche un altro dettaglio, le parole che Qasim aveva rivolto a un amico comune. Con Berfin non ho ancora finito. Chiude la sua testimonianza con una richiesta precisa ai giudici, la pena massima, nessuna attenuante, nessuno sconto. Il 7 gennaio 2020 la Corte emette il verdetto e scatena un'ondata di polemiche. Il Tribunale decide di declassare nuovamente il reato da tentato omicidio a lesioni intenzionali. Qasim viene condannato a 13 anni e 6 mesi di prigione, 12 anni per le lesioni, 18 mesi per il possesso di sostanze infiammabili. Nelle motivazioni i giudici affermano che non vi sono prove concrete della volontà di uccidere, nonostante 1,5 litri di acido solforico mescolato a cherosene e alcol etilico, nonostante le narici chiuse, l'occhio perso, le palpebre sciolte, nonostante tutto. Sia l'avvocata di Berfin, Mehtab Sert, sia la procura di Iskenderun presentano ricorso in appello. La procura in particolare definisce le indagini incomplete. Mancava una perizia chimica sulla letalità della miscela di acido e alcol utilizzata da Qasim, una lacuna non da poco, considerando che quella perizia avrebbe potuto cambiare tutto. Nel frattempo Berfin lotta, 4 mesi di ricovero ad Adana, da gennaio a maggio 2019. La sua vita in quel periodo ha un ritmo spaventoso. Ogni 2 giorni anestesia totale per la pulizia dei tessuti necrotizzati sul viso e ogni risveglio un dolore atroce. Per lungo tempo vive nel buio completo, non ha le palpebre e gli occhi sono esposti e devastati, non vede nulla e non può sapere se vedrà ancora. Poi un giorno, dopo diversi trattamenti con gocce oculari, succede qualcosa. Con l'occhio sinistro, l'unico che le è rimasto, riesce a vedere sua madre. Per la prima volta dall'attacco recupera la vista al 30%. È un piccolo progresso, ma in quel momento è tutto. Nel maggio 2019 Berfin viene dimessa dall'ospedale di Adana e torna a casa, ma la vita fuori dall'ospedale non è quella di prima. Le cicatrici le impediscono persino di esporsi al sole. La famiglia inizia a consultare specialisti a Iskenderun e Istanbul, ma i costi preventivati sono proibitivi. È un altro momento di profondo sconforto, come se dopo tutto quello che hanno già affrontato si trovassero davanti a un altro muro. Ma qualcosa si muove fuori dalla famiglia. Viene lanciata una campagna di solidarietà. Berfin Yarim Kalan Gulushu Sulmasin, che in italiano significa che il sorriso incompleto di Berfin non svanisca. L'obiettivo è raccogliere circa 390.000 lire turche per coprire le spese degli interventi, anche perché nel frattempo il Ministero della Salute classifica gli interventi come estetici e rifiuta la copertura. Una parola estetici che in quel contesto suona davvero come uno schiaffo. Ma l'indignazione pubblica è immediata e fortissima. Oltre 150.000 firme su change.org e alla fine il governo fa marcia indietro. Annuncia che coprirà interamente le spese mediche. Il 15 maggio 2019 Berfin si reca ad Ankara per incontrare i funzionari del Ministero della Salute e definire il piano di cure e a giugno inizia il percorso con il dottor Mehmet Mutaf, considerato il migliore esperto in chirurgia plastica e ricostruttiva in Turchia. Berfin viene trasferita all'ospedale Acıbadem di Bodrum, dove il piano prevede almeno 4 grandi interventi chirurgici nell'arco di circa un anno, con tecniche avanzate che includono il trattamento con cellule staminali. E qui a Bodrum, che come vi dicevo nel settembre 2019 riceve la visita dei giudici per la deposizione ufficiale. Gli interventi riescono a ricostruire le palpebre e questo significa che per la prima volta dall'attacco Berfin riesce a chiudere gli occhi per dormire. Vengono ricostruite anche le labbra, con un recupero parziale della mimica facciale. I danni permanenti però restano. La vista dell'occhio sinistro rimane limitata al 30%, l'occhio destro è perso per sempre. Il percorso chirurgico è ancora lungo.
Agli inizi del 2020 Berfin torna a casa. Deve ancora affrontare diversi interventi, soprattutto alle palpebre e agli occhi. I medici sperano di migliorare la funzionalità visiva dell'occhio sinistro, ma siamo in piena pandemia. I tempi si allungano, gli interventi slittano e Berfin deve aspettare che si normalizzi la situazione. Nel frattempo riceve supporto psicologico e partecipa a una colazione organizzata dalla piattaforma delle donne di Iskenderun per raccogliere fondi a suo favore. Un evento che porta avanti la campagna che il sorriso incompleto di Berfin non svanisca. Berfin in questo momento è arrabbiata. Evidentemente il supporto psicologico è blando. O forse è lei che con tutto quello che porta dentro non riesce a sbloccarsi. E nessuno capisce esattamente come stia in realtà. Sembra tranquilla, pacifica, perfino serena. Ma come potrete immaginare, quella è solo una facciata. E intanto sta maturando qualcosa che la farà sbandare pericolosamente. Io posso immaginare quando guarda la sua immagine allo specchio. Posso sentire e capire il rancore ribollire e salire sempre di più, anche se poi con i suoi cari forza un sorriso. Posso capire che migliorare le sue capacità con la chitarra le restituisca un suono amaro e che non può bastare a calmare la sua tempesta interiore. E in Berfin cresce un desiderio irrefrenabile che grida un'unica cosa: vendetta. Sapete come intende farlo? Trasferendosi a casa di Kasim. Avete capito bene. Il suo viso sfigurato sarà tutti i giorni di fronte ai genitori di Kasim. L'intento è questo: sbattergli in faccia quale razza di mostro abbiano messo al mondo. Fargli presente giorno dopo giorno che quella situazione resta, è permanente, non può migliorare con nessun tipo di chirurgia. La sua vita è rovinata per mano del loro figlio. Soffriranno anche loro come lei. Ovviamente cercano tutti di dissuaderla da quell'idea malsana. I genitori, la piattaforma delle donne, chiunque le sconsiglia vivamente di fare una cosa del genere. Ma lei è decisa. Ormai non c'è niente da fare. Il 7 aprile 2020 Berfin va a vivere in quella casa e ancora, non ci crederete, ma il 29 aprile Berfin ritira la querela contro Kasim e a quanto pare dichiara pubblicamente di amarlo ancora. L'opinione pubblica è indignata e l'associazione delle donne comincia a prendere le distanze. È ovvio che il ritiro della querela non ferma il processo. Gli esperti legali e il presidente dell'ordine degli avvocati di Hatay lo chiariscono subito. Un reato di questa gravità non è perseguibile solo a querela di parte. Lo Stato ha l'obbligo di procedere d'ufficio. Il processo continua come causa pubblica, ma il ritiro della querela ha delle conseguenze pesanti. Berfin perde lo status di parte civile. Non ha più voce in capitolo per richiedere l'aggravamento della pena o presentare nuove istanze e, avendo anche licenziato i suoi avvocati volontari, non è più possibile per la sua parte presentare ricorsi efficaci contro la sentenza di primo grado. Il risultato è quello che ci si poteva aspettare. Il 23 settembre 2020 la Corte d'Appello conferma la condanna a 13 anni e 6 mesi. Nessuna trasformazione del reato in tentato omicidio, nessun aggravamento. La sentenza resta quella. Una cosa che non ho ancora detto: in tutto questo ci sono anche gli strascichi che una situazione del genere porta con sé. Il papà di Berfin, Yajar, lavorava a giornata e ha perso il suo giro per stare vicino a sua figlia in ogni fase, ospedale, processo, e per non lasciarla mai da sola. A mantenere la famiglia rimane solo la mamma e purtroppo reinserirsi nel mondo del lavoro per lui è ora impossibile. Credo proprio che quest'uomo stia iniziando anche lui a vacillare psicologicamente. Tornando alla convivenza di Berfin con questa famiglia, il suo intento non è chiaro a nessuno, tantomeno a Zeynep, sua mamma, che le telefona tutti i giorni e cerca di convincerla di desistere, di tornare a casa, di non peggiorare le cose e di mettere tutto nelle mani dell'Onnipotente, tutti i giorni. Berfin per qualche tempo ignora i consigli della mamma e arriva addirittura a chiamare Kasim in carcere, spacciandosi per la zia per farselo passare. Vorrebbe urlargli: ma perché mi hai fatto questo? E invece deve tenere un tono pacato. La conversazione è solo fatta di convenevoli. Come stai? Sì, dai, e tu? 4 mesi così, poi finalmente accetta i consigli di sua mamma, anche perché quelle persone non meritavano nemmeno il suo desiderio di vendetta. Parole sue.
Adesso inizia per Berfin un momento particolare, deve farsi perdonare da tutti e lo vuole fare. Si rende conto di aver avuto un colpo di testa, di confusione, di pensieri di vendetta frastornanti. Riallaccia i rapporti con la piattaforma delle donne e chiede scusa a suo papà, anche pubblicamente. Ruhen ve bedenen kendimi çok kötü hissediyordum. Verdiğim kararların ne yolda ne doğrultuda yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğim için verdiğim karar yanlış bir karar. Bu karardan dolayı çok pişmanlık duydum. Kerfin sen ne yapıyorsun? Ve bu karar yanlış. Ailene dönmelisin. Kendimi toparlamış bir durumdayım. O an dediğim gibi psikolojikmen kendimi çok kötü hissediyordum. Verdiğim kararların ne doğrultuda gideceğini bilmiyordum. Şu an iyiyim. Evet, hani beni affeder misin bilmiyorum ama ben çok pişmanım dedi. Yapılmayacak bir şey yaptım. Tüm suç bende dedi. Hani kendini asla kötü hissetmeni istemem dedi. In queste interviste riconosce i sacrifici che i suoi genitori hanno fatto e ammette di aver bisogno del loro sostegno. Non vuole nessun altro, solo loro. Berfin partecipa a tantissime trasmissioni televisive. Viene invitata perché è una sopravvissuta a una realtà che in Turchia è drammaticamente all'ordine del giorno. E lei decide di abbracciare questa battaglia. Per un certo periodo è un simbolo di questa lotta. Diventa poi ospite frequente di una trasmissione televisiva molto celebre in Turchia, Paylas Benimle, che vuol dire condividi con me, condotta dallo psicologo Gökhan Kinar. Anche qui Berfin cerca di spiegare le motivazioni che l'hanno spinta a commettere l'errore di andare a vivere con i genitori di Kasim, il bisogno di vendetta. Ma parla tantissimo anche della sua grande passione per la cucina, di quanto stare ai fornelli la stia aiutando e di quanto voglia continuare a farlo, che la cucina continui a far parte della sua vita. Incredibilmente, all'invito successivo il presentatore le fa una sorpresa pazzesca. Le mette a disposizione una cucina durante la puntata e le chiede di preparare il suo piatto preferito, riso e fagioli. Quando è tutto pronto fa il suo ingresso Mehmet Yalcinkaya, che è uno chef famosissimo in tutta la Turchia e giudice di MasterChef. Berfi non riesce a trattenere l'emozione. Lui assaggia ed è estasiato, al punto da offrirle un percorso di formazione di 2 mesi presso la sua prestigiosa scuola di cucina a Istanbul, con il sostegno suo personale e del programma MasterChef, per aiutarla a costruirsi un futuro nel mondo della gastronomia. E il programma televisivo mette a sua disposizione anche un team di psicologi per sostenerla durante il trasferimento a Istanbul, necessario per frequentare la scuola di cucina. Ma non finisce qui. Oltre all'offerta dello chef Mehmet, Berfin riceve un'altra opportunità, un corso di cucina di 8 mesi ad Hatay, sostenuto direttamente dal sindaco della città, Lutfu Savaş. Un percorso che le permetterebbe di ottenere un certificato professionale. La vita di Berfin sta ingranando nel migliore dei modi. Coronare il suo sogno le farà bene? No, niente affatto. Qualcosa si muove nei sotterranei di una mente psicologicamente distrutta, qualcosa che ancora una volta nessuno vede. Mentre Berfin e la sua famiglia cercano di ricostruire le loro vite, o almeno così sembra, parallelamente l'appello presentato dall'avvocata Mehtap Sert cade nel vuoto. Vi ricordate, quando Berfin aveva ritirato la querela, aveva anche licenziato i suoi avvocati. E così la pena di Kasim rimane invariata, nessun inasprimento. Ma succede qualcosa di peggio. A causa di riforme legislative e dei permessi straordinari concessi per decongestionare le carceri durante la pandemia, Kasim Ozan Celtic viene rilasciato anticipatamente nel dicembre 2021. Prima di dirvi cosa succederà subito dopo, devo spiegarvi una cosa. Devo dirvi che Berfin, nonostante i suoi 1000 impegni, apparentemente tutti orientati a costruirsi un futuro, non era sincera con nessuna delle persone a cui aveva chiesto scusa in tutti i modi possibili. In gran segreto riceveva delle lettere dal carcere. Era il suo aggressore, che le chiedeva perdono, che ancora una volta manipolava la fragile psiche di quella ragazza. Perdonami, ho commesso un errore imperdonabile, mi manchi troppo, ma mai rifarei niente di simile, non posso vivere senza di te, e via così. Non sappiamo da quanto tempo né come sia stata possibile una cosa del genere. Così, quando Kasim è in procinto di lasciare la sua cella, Berfin inizia a dire ai suoi genitori che vuole andarsene di casa.
e dove voglia andare per loro è fin troppo chiaro. Yajar, suo papà, passa ore con lei a parlare per convincerla a non commettere ancora quell'errore e lei alla fine sembra ascoltare, gli dice farò come vuoi tu papà, ma poi lo fa. Berfin se ne va dalla sua casa. Berfin torna nella casa di Qasim. Con Qasim. È il 12 dicembre 2021. I social media si riempiono di post e immagini che letteralmente spezzano il cuore di chiunque abbia amato Berfin. Immagini del matrimonio di Berfin e Qasim. Ovviamente la notizia fa il giro dei social in pochissimo tempo e arriva anche a Yajar. Quel papà che aveva passato notti di veglia al capezzale di sua figlia, che aveva lottato per ottenere giustizia, che le aveva tenuto la mano in ogni momento, scopre del matrimonio di sua figlia dai social media, come tutti gli altri. La rabbia e il dolore è talmente forte che si sfoga in diretta telefonica in un programma televisivo, Nolero lo Yuro Ayatta, che tradotto vuol dire che succede nella vita, su Canal D. Quello che dice è straziante. Dice che Berfin ha tradito tutti, lui, sua madre, la famiglia intera, chiunque l'abbia amata e sostenuta, che tutti i loro sforzi sono andati perduti. Poi parole forti. D'ora in poi non la chiamerò più figlia. Per me Berfin non esiste più. E aggiunge: il giorno in cui la vedrò, le sputerò in faccia. Racconta dell'ultimo confronto. Lei che insisteva per andarsene, lui che cercava di parlarle e di spiegarle. Lei che lo guardava e diceva: va bene papà, farò come dici tu, salvo poi fare esattamente il contrario. In turco esiste una formula, Hakimi elal et mi yorum, che significa negare alla figlia la propria benedizione spirituale. Yajar la usa ed è una rottura che in quella cultura è qualcosa di duro, definitivo. Conclude dicendo una cosa sola: dopo questo non sarà più al suo fianco, nonostante tutto quello che hanno passato insieme. Forse non l'avevo detto prima, ma la piattaforma delle donne di Iskenderun aveva già preso le distanze da Berfin al momento del ritiro della querela. Molti dei membri avevano continuato a starle vicino a titolo personale, però l'associazione come tale aveva fatto un passo indietro. Di fronte al matrimonio, le psicologhe della stessa che l'avevano seguita provano a dare una spiegazione ai media. Berfin è quasi certamente vittima della sindrome di Stoccolma. Comunque la loro posizione è confermata. Le attiviste ribadiscono che quella scelta, quella di sposare Qasim, rappresenta un tradimento verso la lotta collettiva delle donne in Turchia. In sostanza le donne di Iskenderun hanno scelto di privilegiare la difesa dei propri principi politici e sociali contro la violenza maschile, decidendo che non potevano più rappresentare ufficialmente una donna che aveva scelto di legarsi legalmente all'uomo che aveva cercato di ucciderla. E ovviamente in generale l'opinione pubblica è scioccata, ma soprattutto è indignata. Dopo quel post tutto cade in un impressionante silenzio. Di Berfin non ci sono più tracce, i riflettori si sono spenti e non c'è verso di capire cosa ne sia stato di lei. Perché lo sappiamo, questi individui non cambiano, difficilmente si fanno aiutare da un professionista. E se ci mettiamo dentro anche il discorso della cultura, di quella quasi normalizzazione di certi atteggiamenti degli uomini nei confronti delle donne, abbiamo tracciato un destino per Berfin che non voglio dire perché penso che sia troppo. Diversi esperti hanno provato a spiegare pubblicamente la scelta di Berfin. La dottoressa Esra Ezmeci, psicologa clinica, dice che Berfin potrebbe aver accettato quel matrimonio convinta che, con quelle cicatrici, con quella storia, nessun altro l'avrebbe mai voluta e che la proposta di nozze di Qasim, mascherata da pentimento, è stata percepita da lei come un modo per riparare al danno subito, un risarcimento. Aggiunge anche che chi è capace di un gesto simile ha un potenziale psicopatico molto alto e difficilmente quella dinamica si ferma. Appunto, come vi dicevo. Il dottor Berkay Atesh, psicologo clinico specialista, va ancora più a fondo. Non la chiama una scelta d'amore, la chiama legame traumatico, una dipendenza affettiva costruita sul trauma.
e suggerisce che certe dinamiche abbiano radici lontane, nell'infanzia, nella paura della solitudine, nell'ansia da separazione, che però, questo lo dico io, mi pare che la famiglia di Berfin fosse assolutamente regolare. Berfin stessa aveva descritto con malinconia la sua meravigliosa infanzia durante una delle trasmissioni a cui aveva partecipato. Comunque traccia anche un parallelo con Bergen, una cantante turca sfigurata dall'acido dal suo ex e poi tornata da lui. Stesse dinamiche, stesso attaccamento al carnefice. E poi c'è Gökhan Kinar, lo psicologo e conduttore televisivo di cui abbiamo parlato prima, quello che aveva dato un aiuto concreto alla ragazza, o meglio, glielo stava dando. Berfin era stata sua ospite nel luglio 2021, pochi mesi prima del matrimonio. Lui e il suo team avevano già notato la fragilità estrema della ragazza, la sua tendenza a isolarsi. Le avevano messo a disposizione un team di psicologi, ma evidentemente non è bastato. In fondo tutti questi esperti dicono la stessa cosa. Berfin non ha scelto liberamente, ha confuso la dipendenza con l'amore, la manipolazione con il perdono, convinta di non avere altra possibilità di felicità al di fuori di quell'uomo. Altri esperti che hanno analizzato il caso parlano di sindrome di Stoccolma e vale la pena spiegarvi di cosa si tratta, perché è un meccanismo molto più comune di quanto si pensi. Il nome viene da un episodio avvenuto nel 1973 a Stoccolma, in Svezia. Durante una rapina in banca, gli ostaggi svilupparono un legame emotivo con i loro sequestratori, arrivando addirittura a difenderli. Da lì il nome. Ma cosa succede esattamente nella testa di una persona che sviluppa questa sindrome? In sintesi, quando siamo in una situazione di pericolo prolungato, la nostra mente cerca di sopravvivere in qualsiasi modo possibile. E uno dei meccanismi che mette in atto è quello di aggrapparsi a qualsiasi segnale positivo che arriva dal nostro aggressore. Un gesto gentile, una parola dolce, un momento di tenerezza. Quei segnali diventano enormi. Tutto il resto, il dolore, le minacce, le botte, viene minimizzato, giustificato, dimenticato. Non perché la vittima sia ingenua o stupida, ma perché è un meccanismo di difesa automatico che scatta senza che ce ne rendiamo conto. E più il legame va avanti nel tempo, più diventa difficile uscirne, perché a quel punto quella persona, per quanto faccia del male, è diventata l'unico punto di riferimento che si conosce, l'unica certezza. E perdere quella certezza fa più paura di tutto il resto. Ecco cosa potrebbe aver vissuto Berfin. Non una scelta, un meccanismo. E se ci pensate, è davvero possibile applicare tutti questi meccanismi alle dinamiche che hanno caratterizzato il rapporto tra Berfin e Kasim. Ogni tassello si incastra, la dipendenza, il ciclo del perdono, le lettere dal carcere, il ritiro della querela. E poi c'è un altro elemento che pesa enormemente. A questo punto Berfin è davvero sola. Dopo la reazione del papà, dopo le distanze prese dall'associazione, non ha più nessuno. Ma posso dirvi una cosa? Io, quando sono arrivata a questo punto durante le mie ricerche, ho cercato notizie di cronaca recenti. Sapevo che era inutile. In un caso così mediatico, quello che stavo cercando sarebbe esploso ovunque. Ma ci ho provato lo stesso, perché in fondo ci avevo creduto davvero. Avevo immaginato che per Berfin questo potesse ancora essere un piano, la sua vendetta. Avevo immaginato davvero che questa ragazza, nel vedere anche il dolore di sua mamma, di suo papà, avesse deciso di compiere qualche atto di vendetta estrema. E comunque chi può dirlo? Almeno nella fase iniziale, secondo me, potrebbe essere. Ho visto che il suo profilo Instagram da Berfo è diventato Berfin Celtic ed è praticamente abbandonato. È proprio il suo account, perché era stato pubblicato uno screenshot dal sito di una testata giornalistica in cui Berfin chiedeva scusa al tempo del primo trasferimento. Vedete che il nome era quello e se lo digitate arrivate a Berfin Celtic. Il fatto che ci sia un solo post fa riflettere. Questa storia ha scatenato in me una miriade di emozioni. L'ho trovata per puro caso e ho voluto approfondire. E quindi immediatamente ho sbattuto la faccia contro delle realtà culturali che ti chiedi: ma è davvero possibile che esistano ancora realtà intrappolate in una mentalità così troglodita? Sì, lo so che è così,
ma esaminare un caso così da vicino mi ha sconvolto, perché su ogni sito che ho visitato c'era la cronaca di altre tragedie simili e soprattutto con l'uso dell'acido. Eppure ci sono tante associazioni e organizzazioni che fanno divulgazione e sensibilizzazione sul tema. Ma allora perché non si muove niente? Perché questo fenomeno non accetta a diminuire? Forse perché in certi contesti chi subisce viene ancora giudicata, isolata, incolpata. E probabilmente finché una donna che ritira la querela viene abbandonata invece di essere supportata, non cambierà mai niente. Secondo me, quel gesto non è stato né un passo indietro né tantomeno la fase iniziale per una vendetta, ma una richiesta d'aiuto che nessuno ha saputo ascoltare. E chissà quanto sarebbe potuta essere diversa alla fine di questa storia se almeno uno degli psicologi che l'ha assistita fosse riuscito a scalfire la superficie che nascondeva l'inferno interiore di Berfin. Alla fine quel primo episodio è stato proprio un grande e enorme grido d'allarme e resta il fatto che i tanti professionisti che le orbitavano attorno si siano fatti confondere dalle sue motivazioni assurde invece di guardare oltre, e così l'epilogo è stato ancora peggiore. Credetemi se vi dico che ho impiegato più tempo a cercare notizie recenti su Berfin che a scrivere tutto il caso. Sono sicura che anche per voi questa incognita sia difficile da mandare giù. Non ci resta che augurarci che Berfin stia bene, che sia tornata dalla sua famiglia, che suo padre l'abbia perdonata, o almeno che sua madre stia monitorando la situazione. Insomma, che qualcuno le sia rimasto vicino. Io vi dico la verità, continuo a essere divisa tra due ipotesi, che stia continuando a meditare la sua vendetta o che si tratti di un grave caso di sindrome di Stoccolma. Vorrei davvero sapere cosa ne pensate voi, non solo di questo, ma in generale di tutto il caso. Se vi va, scrivetelo nei commenti. Anche questa volta abbiamo scavato a fondo in una vicenda difficile, dolorosa, che meritava di essere raccontata dall'inizio alla fine. Me la porterò dietro a lungo e spero che anche voi la ricordiate. Raccontare queste storie con rispetto è la mia priorità. Se volete sostenere My Love Crime, fatelo sentire con like o iscrivendovi. Il vostro supporto conta davvero per continuare questo lavoro. Grazie di cuore. Ci vediamo al prossimo video.